dal Tourette, la caratteristica fontana verde, potete capire che siamo in Italia, a Torino, la nostra città. Sempre per l'iniziale, quindi il primo salto sarà passare la banconota da qua a qua. Questo è il primo. Per il secondo invece è un pochettino più complicato. Dobbiamo spostarsi rosso. Però soffia. Piace? Sì? Guarda, questa si chiama il suono della carne. Sentito? Qual suono? È cambiato, sai perché? Perché grazie a tutto, figlio. Ma ti avevo detto di prendere i calici. Voi siete ciclisti anche. Lo so, li sono spaccati tutti. Guardalo qua. Andiamo a fare una chiacchierata con Adriano Amerio di Amerio Costumi. Oggi, 18 giugno 2015, siamo qua ad Amerio Costumi con Adriano. Ciao Adriano! Ciao a tutti. Ciao. Quando nasce e come si è evoluto Amerio Costumi? Il negozio viene aperto nel 69 dai miei genitori e poi negli anni si è evoluto e poi dagli anni 80 in poi siamo diventati un negozio che vende tutto ciò che è spettacolo, tutto quello che serve per uno spettacolo, che può essere danza, può essere teatro, che può essere una recita, un saggio di danza, un carnevale, un Natale, un Halloween. Come funziona il negozio? Dipende in che momenti una persona viene. Noi siamo un classico negozio normale, quindi siamo su strada, entra un signore, gli chiediamo cosa vuole, lui se sa cosa vuole bene riusciamo a dargli più mano possibile a comprare le cose. Ma riuscite sempre a trovare tutto. Faccio un esempio, cioè se io apro un catalogo, no? Perché abbiamo visto che ci sono tantissimi cataloghi, apro un catalogo e dico voglio una certa parrucca, faccio un esempio questa, e sapete subito dove andarla a prendere? Sì. Fantastico. Tutto quello che uno può immaginare nella sua testa. Erano passati tantissimi personaggi anche famosi, conosciuti. Sì, sono passati uno dei tanti, può essere quando è venuto a Caparezza in negozio, che mio fratello non l'ha riconosciuto e pensava chi è quello lì che si veste da Caparezza? Ed era Caparezza. Cos'è per Adriano Amerio di Amerio Costumi la magia? La magia può essere un qualsiasi cosa che ti lascia stupito, meravigliato, ti incide nella memoria un qualcosa. Tu vai a fare qualcosa, tu vedi un qualcosa e quella cosa lì ti rimane per sempre nella tua mente. E quella lì è una sorta di magia. La magia può essere come se fosse una storia che viene scritta indelebilmente all'interno della tua mente. Un qualcosa che ti ha lasciato talmente stupito che ti rimane, proprio ti rimane tanto. E appunto di emozioni. Qualche emozione particolare all'interno del campo magico, qualcosa di incredibile che sia successo e non ci si sa spiegare come sia potuto accadere, magari delle coincidenze particolari. Ultimamente ho dato una mano a un'associazione e sono andato con una persona, la Regina Margherita, a fare un'animazione e diciamo quella è stato una delle cose più, chiamiamole magiche, perché nel momento che tu fai anche o soltanto un palloncino e vedi dall'altra parte un bambino che sorride, che è all'ospedale e tutto quanto e gli regala un momento di divertimento, quella è già una magia sia per il bambino sia per te, perché tu la vedi negli occhi del bambino. Il sogno del team Amerio Costumi. Avere un negozio tutto su un piano. Vuoi dire qualcosa su come impostare uno spettacolo? Un consiglio? Prima di tutto bisogna pensare bene l'obiettivo che uno vuole raggiungere con quello spettacolo lì. Esistono tanti spettacoli di magia in cui ci sono più numeri, però se non sono legati assieme non dà un significato alla conclusione, al finale. Quindi secondo me bisogna prima
pensare all'obiettivo finale dello spettacolo, se bisogna raccontare qualcosa, se bisogna colpire la gente con una morale, oppure soltanto farla arrivare che si è divertita a più non posso. E lì ci va tutta una preparazione prima di ricerca, di scrittura, di incontri con altre persone in maniera tale da incrociare le varie idee, sì, questo va bene, no, questo non va bene. E poi una volta che uno ha trovato l'obiettivo, iniziarlo a tirarlo giù, sempre scrivendolo, e poi man mano che vengono le cose, iniziare, quando uno pensa che sì, questo va bene, questo può essere il mio obiettivo, iniziare a provare e quindi dire, allora, questo spettacolo qua si svolge così, cosa ho bisogno? Ho bisogno di questo, ho bisogno di quello. Cosa lo trovo, mettendo insieme tutte queste cose uno riesce poi ad arrivare a ottenere un ottimo spettacolo, perché poi con l'aiuto degli attori, con l'aiuto della costumistica, della scenografia, coreografia, della storia, quando le persone arrivano al finale e se ne vanno, gli spettatori si ricorderanno che hanno visto un bello spettacolo e gli rimarrà dentro la loro mente, e quindi di nuovo lo spettacolo crea una magia che scrive, come ho detto all'inizio, la mente degli spettatori, che se lo ricorderanno. Questi consigli sono assolutamente da prendere come tutti i consigli, tenerli cari, e come è caro anche Amerio Costumi per noi. Quindi ti ringraziamo, e se vuoi Grazie a voi. fare un saluto. Ciao! Passiamo per il Club Magico Bartolomeo Bosco, circolo di magia torinese, con cui facciamo due parole con il presidente Beroc. Oggi 16 giugno 2015 e siamo qua al Bartolomeo Bosco con Salvatore Rapacciuolo, il presidente del circolo magico Bartolomeo Bosco. Chi è Salvatore Rapacciuolo? Io diciamo che sono nato nel mondo magico molto tardi, perché ho cominciato a fare magia nel 99. La vita è fatta di occasioni. Vivevo in Sardegna per tutta la parte della mia infanzia, ho vissuto in Sardegna non c'è molto riguardante la magia. Se non che è arrivato alla bella età di fra 24 e 25 anni, finalmente ho detto no, ma io questa cosa qua faccio il controllore del traffico aereo. Nel 96 sono andato a Roma a fare un corso e lì ho conosciuto per caso Vincenzo Di Fatta, perché era il fidanzato della mia cartolaia. Sì. E poi Vincenzo mi ha dato l'indirizzo di un altro prestigiatore che invece aveva una casa magica più per maghi, diciamo, e lì ho cominciato a interessarmi. Dopodiché, quando sono stato spedito a Milano, ho detto ma devo fare qualcosa, mentre pensavo devo fare qualcosa è arrivato il militare dietro la collottola. No, sono dovuto partire militare. Dove mandano un controllo di volo con la fare militare? Nella fanfara, a suonare, no? Ed è lì che sono andato a trovarmi Maximilian a Torino, perché ho avuto la fortuna di fare il militare a Torino. Ho trovato Maximilian e lì mi ricordo che ho comprato il mio primo libro di magia, che è stato il libro di Monetomagia di Rachenbauer, e da lì mi è partita un po' la passione, sicché quando tornai a Milano dopo il militare ho deciso devo trovare un club di magia e trovai il clan. Ero nella classe insieme a Tony Polli. Chi è Bartolomeo Bosco? Bartolomeo Bosco è un simbolo quindi anche di Torino, perché è stato il mago più famoso del suo tempo, che se la giocavano lui, Robert Houdin e gli altri due considerati padri della magia moderna. Robert Houdin sicuramente è stato il padre, tra virgolette, ma anche Bartolomeo Bosco ha avuto il merito di portare i giochi di prestigio, che allora erano fatti prettamente in strada, di portarli alla dignità di un palco. Gli si è perso non solo tutte le maggiori corti del tempo dell'Europa, ma anche dell'Africa e dell'Europa orientale, insomma girano veramente tanto, ma gli si è perso proprio anche i veri e propri teatri, cosa che era assolutamente vietatissima fino ad allora, per cui lui veramente portò uno sviluppo della magia. Poi i bussolotti è storia nota, la sua innovazione sui bussolotti, ma poi era anche un esempio
Un esempio molto importante e che è anche pregnante nello spirito che dà al nostro credo. Infatti sulla sua lapide, l'iscrizione che sta sulla sua lapide dice che la magia sta nel buon umore. E lui era proprio così. Lui faceva la magia a 360 gradi, 24 ore al giorno, dovunque si trovasse, fosse in presenza di un accattone o fosse in presenza di un re. Per lui era sempre motivo di fare magia. E questa è una lezione grandissima. Un'altra lezione che ci racconta Bartolomeo Bosco è la stessa che ci racconta Houdini, perché Bartolomeo Bosco era un grande promotore di se stesso. Mentre Houdini andava in giro e diceva faccio una sfida, mi appendo per i piedi all'Empire State Building, che non c'era ancora, ma mi ci appendo per i piedi e mi libero dalla camicia di forza. Tutte le persone erano là. Bartolomeo Bosco invece faceva parlare di sé attraverso i suoi aneddoti, da quello del cosacco che gli frega i suoi stessi oggetti, alle uova da cui traeva le monetine e il bambino che gli vendeva le uova non si sapeva capacitare. Sono degli aneddoti che comunque testimoniano quanto veramente Bartolomeo Bosco era amato e considerato dal popolo. E qual era il popolo? Era il popolo di tutto il mondo. Lui è riuscito a farsi più strada come mago, che non avrebbe dovuto farlo, che quanto non avrebbe potuto mai farlo come carriera militare a cui lui era avviato. Lui era un eccellente tiratore di fioretto, era eccellente come uomo, ma era ancora più eccellente come mago, ce l'aveva nel sangue. Che cos'è, secondo te, la magia? E ti do una risposta a un'altra domanda che è inerente. Secondo me la magia esiste. Ed esiste esattamente la magia che noi siamo chiamati a debellare. Normalmente il prestigiatore cosa fa? Sbugiarda quelli che dicono di fare magia e poi fregano il prossimo sostanzialmente, no? E lo sbugiarda dicendo quella cosa non esiste perché noi facciamo solamente illusioni. Ma effettivamente se analizziamo tutto quanto, la magia è magia. E tu dici vabbè, la magia è illusione. Ma che cos'è che non è illusione? Quando noi pensiamo all'antagonista della magia, che è la realtà, è illusione. La realtà è illusione. Ma non per scherzo, perché la realtà è completamente diversa dalla verità. Non esiste modo per l'essere umano di conoscere la verità. L'unica cosa che può fare l'essere umano è acquisire dei dati attraverso i suoi sensi, ma tutti questi sensi sono imprecisi, parziali. Noi abbiamo una sola attenzione che si può focalizzare su una piccola cosa per volta e tutto il resto non lo vediamo, non lo sentiamo, non lo percepiamo. Quindi che cosa percepiamo della verità? Una scintilla, un barlume che è molto approssimativo. E quindi la realtà è un'illusione. E se noi possiamo fare un'illusione con la realtà e possiamo fare un'illusione con la magia, allora la magia esiste. Diceva George Orwell in 1984, faceva dire dal personaggio che tormentava Winston Smith, che era il protagonista. E questo diceva: guarda, se tu credi che io sto volando e io credo che sto volando e non c'è nessun altro in questa sala, io sto volando, non c'è nessuna differenza. E la magia è proprio questa. È solamente un sapore che si dà alla realtà. È un'altra illusione, ma la realtà è sempre illusione. Quindi veramente la magia esiste in questo senso. La magia esiste lì, nell'unico posto dove può esistere, nella nostra testa. Hai da raccontarci un aneddoto legato al mondo della magia? Per me forse il momento più, non magico, ma misterioso, avevo uno zio che è una persona un po' strana, solitaria, un po' fuori di testa forse anche, ma con un grande cervello. Fatto sta che un giorno, quando avevo più o meno 7-8 anni, venne da noi, io abitavo in Sardegna, venne da noi a trovarci, si rinchiuse nella mia cameretta a leggere per un intero pomeriggio. Era di Asimov, si chiamava Stelle come polvere, prese questo libro e se lo lesse in un intero pomeriggio. Vedere una persona che è in grado di leggere un intero libro in un solo pomeriggio è impressionante. Perché provai a leggere questo libro, ma per me era troppo complicato. E ci ho provato quella volta e sono riuscito a leggere un capitolo e mezzo. Se no che un giorno, quando arrivai all'età di 16 anni, decisi basta, questo libro lo devo leggere, virgola,
cazzo. Fatto sta che lessi tutto questo libro e gli ultimi capitoli, le ultime pagine le lessi proprio di notte, a notte a fonda. Finisco di leggere questo libro e naturalmente l'ultimo pensiero è andato a mio zio e nel giro di poco, un minuto, squilla il telefono. Era notte fonda. Era mia nonna che rivertiva a mia madre che mio zio era morto in un incidente. Ovviamente è una coincidenza, ma ovviamente minchia. Cosa consiglieresti tu a un ragazzo che vuole iniziare una carriera magica? Concentrati su quello che vuoi fare. Porti degli obiettivi, devi lavorare costantemente su questi obiettivi, devi darti delle scadenze. Quando succede questa cosa qua, allora poi dopo cominciano ad arrivare le idee, si comincia a quagliare, si comincia a mettere insieme le cose e si scopre che non serve sapere 170 tecniche diverse per fare la doppia presa, ma serve sapere quello che ti interessa per raggiungere l'obiettivo che ti sei prefisso. E normalmente l'obiettivo che ti prefiggi è qualcosa di artistico. E questa è la cosa più importante. Quando facciamo magia non dobbiamo mai dimenticarci che noi siamo artisti e l'artista non parte mai da una tecnica, l'artista parte da un sogno. Se tu hai un sogno o comunque qualcosa dentro di te che vuoi esprimere, l'arte è comunicazione, no? Che comunicazione di qualcosa che è dentro di te e devi averla qualcosa dentro di te, per cui apro parentesi, dovete mettere qualcosa dentro di voi che non è sui libri di magia ma è nella vita, dovete vivere come stanno facendo loro. Stanno vivendo perché stanno andando in giro. Queste cose magari un giorno entreranno in un tuo numero di magia, quindi dovete avere qualcosa da esprimere dentro e dovete partire da un sogno. Se partite da un sogno arrivate a qualcosa di concreto. Sarà sicuramente una cosa stupefacente, perché vi stupirete di quello che c'è dentro di voi. Grazie ancora. Ti ringraziamo. Grazie a voi per fare questo che state facendo. Assolutamente. Grande Beroc, presidente. Grande Carlo. Magic on Bicycle.